Ebbene ragazzi, questo è un altro video che riguarda il mega impianto che è gestito dall'Elerix. L'Elerix dà una serie di certezze, su alcuni aspetti anche superiori all'altra serie, quella col BMS. Perché? Perché alcuni amici del canale mi hanno detto: Gianni, va bene off-grid eccetera, ma quando sono connesso alla rete, se sono passato alla rete, ebbene, a fronte di sgancio del BMS, l'SSR non funziona perché ha un'alimentazione residua dell'inverter. Ebbene, questo sì, è quello che avviene. Ecco perché quell'impianto è studiato 48 volt 6 kW per essere off-grid. Quando connettiamo la rete, come ce l'avevo connesso anch'io, possiamo avere questa discrepanza nel momento in cui siamo alimentati a rete. C'è un ritorno che alimenta comunque l'SSR. Andremo a risolvere a breve anche questa situazione. Tornando al mega impianto, ragazzi, immaginatevi, siete fuori, siete al lavoro, siete all'estero e vi chiamano da casa dicendo: tesoro, si è sganciato tutto, non ho più la corrente, che fare? Vostro figlio, papi, come faccio a... Ebbene, non potete dirgli: allora prendi un multimetro, vai a verificare le celle singolarmente, vedi come mai si è sganciato. No, per due motivi fondamentali. Uno, non sono capaci, ma il più importante è che persone che non sono capaci non devono mettere mano là dove c'è corrente. Ebbene, a questo punto voi cosa direte? Non ti preoccupare, vai giù dove c'è l'impianto e vedi che c'è un interruttore, un deviatore. È posizionato su 1 perché qui sull'1 c'è esattamente l'inverter. Qui siamo off grid. Allora non ti preoccupare, mettilo su 0, che è il primo passaggio, cioè spento, questa è la casa che preleva, e mettilo su 2. A questo punto, all'istante, la casa si accende. Siamo passati alla rete. Ebbene, in questo modo, con questo deviatore, noi andremo, e con l'aggiunta di questo video, ad aggiungere appunto un elemento fondamentale all'impianto, che è esattamente lo scambio manuale da inverter a rete. È la cosa più semplice da fare. Quando tornerete a casa, chiaramente verificherete il tutto, come mai si è sganciato, cosa è successo, perché è troppo semplice dire: guarda, schiaccia il tasto verde che ripristini tutto. Sì, ma non sappiamo perché si è sganciato, e prima di riattivare il tasto verde bisogna verificare. Sempre dovete, ragazzi, verificare cosa è successo prima di creare un riavvio di un impianto. Questo è fondamentale. Ora, oggi andremo a vedere il tutto anche con un grafico che, come al solito, sembra complesso, ma cercherò di renderlo molto molto semplice. Sapete che su questo canale non si omette nessun dettaglio, non vi spingo a chiamarmi, a pagare, fare i webinar, sono tutte cose volontarie. Coloro che hanno fatto i webinar hanno aggiunto valori aggiunti di domande specifiche, di cose che volevano sapere loro, di pianificazioni, ma qui le informazioni sono totali, dalla A alla Z, comprese le vitine, ok? E ragazzi, 4 secondi e ci vediamo subito per parlare proprio dello scambio manuale attraverso un deviatore, come sono le connessioni. È una cosa molto più semplice del grafico e vedremo tutti i dettagli. Una cosa importante: avete visto che su questo canale si va progressivamente. Insegnare a tutti a produrre la propria corrente significa partire dal manuale, poi faremo anche l'automatico, ma dobbiamo sempre partire dalle cose semplici, dai 2 cavi con l'interruttore. Lo sapete che sull'automatico ho sempre le mie remore. L'automatico è comodo, ma come ho detto prima bisogna anche verificare perché qualcosa è saltato. Ora useremo, ci sono gli ATS, i contattori, i teleruttori, ci sono tanti meccanismi, dei relay pilotati anche in maniera diversa e anche domotica. Tutto questo lo tratteremo nel canale e vi informo che i video in programma sono già 21. Questo è il numero 9, quindi c'è già tanta roba pronta, si dice. Però l'ATS, ad esempio, lo sapete, mi fa un po' paura. L'importante sarà creare un meccanismo che non metta in congiunzione neanche per un nanosecondo quello che è l'inverter con quello che è la rete. In questi passaggi attraverso il relay e quant'altro bisogna avere la certezza, ad esempio attraverso i teleruttori, ve lo dico in maniera semplice, che si sia veramente sganciato uno prima di agganciare l'altro. Allora a questo punto non c'è nessuna scintillazione e nessun cortocircuito. Bene ragazzi, ci vediamo a pochissimo.
Ebbene ragazzi, rieccoci qua. Adesso senza perdere tempo e prima di spiegarvi tutto il grafico, voglio farvi vedere alcuni video di funzionamento proprio di questo trasferimento automatico di energia verso la casa dall'off-grid, dall'inverter alla rete. Questa è una cosa, ripeto, molto utile per quando voi siete via e comunque la famiglia ha bisogno della sua alimentazione. La mettete in serenità con tac, rete, poi vediamo cosa è successo. Andiamo avanti. Ed ecco le connessioni del deviatore, vedete? Ho collegato la terra, la fase e il neutro, rispettando ovviamente le stesse posizioni. Il numero 2 è la rete, il numero 1 è l'inverter e sul lato opposto c'è esattamente il prelievo da parte della casa, chiamato 0. Ebbene, qui sarà connessa tutta la casa in uscita. Vedete che c'è una doppia connessione nel caso che si vogliano alimentare due linee contemporanee. Adesso procediamo al laccio della casa sull'ultima morsettiera, dopodiché vedremo il funzionamento. Ebbene, ecco il deviatore installato. Allora, il punto è questo. La corrente arriva dalla rete, questo cavo. Perché non viene connessa fase neutro e terra direttamente all'inverter? Perché se no alimenteremmo direttamente l'inverter. Invece noi, vi ricordate, abbiamo fatto passare la rete attraverso questo Mammut, va direttamente all'interruttore magnetotermico che viene pilotato dalla bobina di lancio. Quindi la rete arriva, va, ritorna e allora solo in quel caso, quando ritorna, va ad alimentare l'inverter. In questo modo abbiamo quindi la totale possibilità di controllare l'inverter sia con gli interruttori che attraverso l'Elerix nel qual caso si sganciasse per qualche motivo, diciamo batterie, celle quindi che salgono o scendono troppo, e questo è l'Elerix che praticamente pilota il tutto. Allora ragazzi, qui è stato montato, lo vedete, ha un suo perché, nel senso che questo deve reggere ovviamente tutti gli ampere che escono dall'inverter. Questo è un 6 kW, quindi vi consiglio un deviatore che debba reggere almeno 32 ampere. Ecco perché io ho montato questo che è esattamente a 40, perché deve reggere anche eventuali spunti. Bene, andiamo avanti con la spiegazione, perché in parallelo ci sono doppi cavi, doppia fase, doppio neutro e doppia terra, vanno alla presa 2, ovvero entra di qua, come vi ho fatto vedere dalle connessioni. Ora io posso scegliere, così è uno, cioè arriva direttamente dall'uscita dell'inverter, quindi dall'inverter esce e va al deviatore. Questo è lo 0. Cos'è lo 0? È il prelievo, cioè lo 0 è la casa è connessa, vedete qua in alto, vedete? Ho installato comunque il suo, vedete, il suo interruttore salvavita con il magnetotermico. Questo è incorporato. Ebbene, qui abbiamo la connessione sullo 0. Ora facciamo una prova. Adesso ho acceso la luce di emergenza e vediamo di sganciare manualmente, ovvero voglio spegnere tutto l'impianto, quindi dirigo la corrente su se stessa, cioè sulla casa. Qui se non c'è niente è il punto 0, ok? Tac, spento tutto, siamo con luce di emergenza. Adesso voglio andare a rete. Cosa faccio? Giro su rete, cioè tac. E qui la casa sta funzionando completamente con la rete. Bene, adesso che avete visto com'è impostato questo deviatore posizione 1, inverter off grid, 0, niente spento, e 2 invece rete, adesso farò una serie di prove di sgancio in cui vediamo la realtà dei fatti, cioè l'Elerix ha sganciato, ci troviamo senza corrente e sposteremo. Questo è quello che poi direte ai vostri familiari a fronte di una problematica, una cosa semplice e molto molto in sicurezza. Buona visione. Adesso ragazzi faremo una prova di sgancio. Immaginate di essere assenti da casa vostra e cosa succede? Succede che per un motivo qualsiasi l'Elerix debba andare a sganciare tutto l'impianto.
Ora, nella condizione in cui eravamo prima, dovevate spiegare, schiaccia il tasto verde, però sapete come la penso io? A fronte di una problematica bisogna sempre prima verificare. Allora, questo interruttore è molto semplice e praticamente può far vedere a chiunque come tornare a rete alimentando la casa, e dopo, quando torneremo noi a casa, andremo a verificare il perché. Quindi ci spostiamo adesso da qua, voglio fare proprio la prova del 9, ci spostiamo sull'interruttore e andremo a sganciare tutto. Voi sapete, premendo questo tasto si sgancerà tutto l'impianto, compresi i pannelli fotovoltaici. Si è spento tutto, si è sganciata anche la bobina di lancio, quindi si è spento il fotovoltaico, si è completamente spento, vedete, il nostro bestione arancione. Non abbiamo luce, non abbiamo niente, e a questo punto cosa facciamo? Diciamo a chi è in casa, che sia nostra moglie, i nostri figli: guarda, non ti preoccupare, quando torno guardo io, verifico io, tu adesso metti su 0 e poi metti su 2. Tac, improvvisamente abbiamo tutta l'alimentazione verso la casa dalla rete, quindi tutto funziona. Quando torneremo a casa avremo possibilità di controllare, di verificare. Adesso nel contempo io posiziono ancora l'impianto in condizione on, quindi schiaccio il verde. Dopo che l'Elerix fa la sua verifica, riparte. Io sono tornato a casa, avete sentito il relè bistabile, e a questo punto è ripartito l'inverter e riaggancio i pannelli. A questo punto tutto ha ripreso a funzionare, noi dalla posizione 2 spegniamo la casa, ritorniamo su inverter e siamo di nuovo off grid. In questo modo, ragazzi, abbiamo veramente un impianto protetto, completo e manuale, semplice, non c'è bisogno per forza di andare verso la sofisticatezza degli automatismi, anche se ci saranno, ma devono essere, come già dicevo in alcuni video, un valore aggiunto, non una prerogativa fondamentale che mette in difficoltà la nostra famiglia. Vi ricordate quante volte abbiamo detto alle nostre mogli o ai nostri figli: spegni la luce, fai... Adesso molti amici voi del canale mi state dicendo: Gianni, adesso sono costretto a dire a mia moglie: accendi la lavatrice, l'asciugatrice, perché devo scaricare la batteria, che devo provare, devo fare dei test. Ebbene, siamo diventati energivori e questo ha aumentato un po' la nostra qualità della vita, e con tutto quello che la natura ci regala gratuitamente, sole e vento principalmente, nonché l'idroelettrico, abbiamo tanta energia da poter utilizzare, e quindi siamo diventati anche più morbidi e senza bolletta, ragazzi, si vive sicuramente meglio. Adesso vediamo questo, cioè il dettaglio di connessione per coloro che non hanno ben capito come vanno connessi i vari cavi all'interno di questo deviatore, e avvicino la telecamera per vedere semplicemente quello che sembra un grafico complesso, ma in realtà vi aiuterà molto, anche se fate un fermo immagine eccetera, a capire come vanno connessi i cavi su questo piccolo apparecchietto. Buona visione. Allora, ragazzi, molto semplice. Qui abbiamo la nostra rete, eccola qua. Questa è la rete, la connessione alla casa, quindi qui abbiamo la 230 volt, ok? Qui abbiamo gli utilizzatori, cioè la casa. Praticamente da qui noi dobbiamo alimentare qui. Invece dall'altro lato abbiamo l'inverter, ovvero questo qui è il nostro off grid, ovvero l'alimentazione che viene dal sole. Anch'essa va all'interno di questo interruttore perché deve alimentare la casa. Quindi lo scopo primario nostro è proprio alimentare sempre la casa, che sia con la rete o che sia con l'inverter. Vedete che posizionando sullo 0, questo è lo 0, abbiamo praticamente un fermo, nel senso che la casa alimenta se stessa, ovvero l'impianto è in off, è spento. Quando giriamo il nostro switch, ovvero questo interruttore, sull'inverter in questa posizione, ebbene noi mettiamo in connessione i 3 cavi che abbiamo fissato, e ve lo faccio vedere da vicino anche se l'avete visto nel video. Vedete, ci sono questi cavi che devono essere fissati. Questo è la casa, questo è 1 e 2, ovvero uno l'inverter
e l'altro la rete. Ebbene, mi raccomando, rispettate le polarità, cioè se qui avete deciso di mettere la terra, anche qui va la terra e anche qui va la terra, fase, 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 neutro, 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 in modo che quando andate a deviare si rispettino quelle che sono le fase neutro e terra, quindi le polarità. Vedete, qui le ho raffigurate così: terra, fase, neutro, terra, fase, neutro, terra, fase, neutro. Mentre si switcha, sinistra tutto inverter o destra tutto rete, ebbene andrà a prelevare la corrente nella giusta maniera, cioè rispettando la terra in connessione con la terra, la fase in connessione con la fase e rispettivamente anche il neutro. Ora, questo diciamo, è il grafico più semplice, quello della connessione e della deviazione. Io ho voluto rappresentarvi anche questo qua sotto, che è un po' più complesso. Allora, innanzitutto questo che cos'è? È la bobina di lancio legata al magnetotermico che va a sganciarsi quando l'Elerix dà un'anomalia. Ebbene, questa sgancia tutto. Cosa va a sganciare? Qui c'è scritto FTV, fotovoltaico, 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 cioè abbiamo la possibilità di agganciare 3 stringhe e la quarta, visto che ne ho comprato uno da 4, sarà la rete. Queste sono tutte autonome, quindi c'è un ingresso e un'uscita. Quando sgancia o aggancia non ha connessioni comuni. A questo punto noi andiamo ad attaccare la rete all'inverter. Vedete che qua inverter out non ha connessione alla rete. Questo è lui che produce questa 230 volt verso la casa prelevata dalle batterie. Ok, quindi questo passaggio in uscita, l'out dell'inverter, è esattamente quello che arriva dalle batterie. Ok, batterie verso l'inverter e entra in casa. Quando dobbiamo utilizzare l'inverter e non la rete, comunque sempre l'inverter con il bypass della rete, perché ricordatevi che non è solo un problema quello di dover andare a rete, ma a volte è anche un'utilità quando ad esempio le batterie sono scariche e lui deve passare alla rete. Bene, lo facciamo passare da qua, cioè l'in della rete, l'ingresso della rete deve andare ad alimentare l'out, cioè l'uscita dell'inverter. Ok? E qui siamo sempre sull'1, questo è sempre posizionato sull'1, così, anche quando siamo con l'inverter. Perché? Perché è esattamente la posizione inverter, oppure sono passato alla rete, ma non manualmente. Ok? Spero di essere stato chiaro. A questo punto, come connettiamo l'uscita cioè l'ingresso, scusate, dell'inverter alla rete, l'alimentazione dell'inverter dalla rete, va connesso così: terra, guardate, direttamente alla terra, neutro, guardate, direttamente al neutro. Sarà la fase che viene interrotta. E dove va la fase? La fase va all'interno di uno dei contatti liberi della nostra bobina di lancio, ovvero del magnetotermico. Ebbene, questo entra nel magnetotermico ed esce per andare alla fase della rete. Quindi alimentiamo l'inverter con un passaggio interrotto della fase su uno dei punti liberi del magnetotermico. Cosa succede? Dato che questo è funzionante perché l'Elerix non l'ha sganciato, noi abbiamo esattamente la corrente che arriva anche all'ingresso dell'inverter e a questo punto funziona tutto normalmente, ovvero vado a batteria, poi la batteria si scarica, passo alla rete, il contatto è chiuso quindi funziona. Il momento in cui l'Elerix sgancia, si interrompe anche questo, quindi non c'è più la fase sull'inverter, non può più alimentare l'inverter, non può più alimentare la casa. Quindi se l'Elerix sgancia, si sgancia tutto, si spegne il fotovoltaico, si spegne l'ingresso dell'inverter. Quindi è lì che abbiamo il problema. Cosa facciamo? Ebbene, lo switch lo giriamo sul 2, su rete, e questa connessione alla rete andrà direttamente a connettersi qua, cioè ai poli diretti della rete.
e avremo l'alimentazione diretta della casa. Anche se questo sta passando per andare all'inverter, non ci sarà mai un cortocircuito, perché la casa sceglie o questa direzione o questa direzione, ma con il deviatore manuale non c'è mai possibilità che ci siano i contatti in comune tra l'inverter e la rete. Questa è una connessione interrotta qua, e anche se ripristiniamo qui, diamo alimentazione all'inverter, come è giusto che sia, nell'ingresso dell'inverter, ma senza che questo vada a mettersi in cortocircuito con la rete. Cari amici del canale, spero abbiate capito. Se non avete capito, riguardatelo 2 volte, riguardate il grafico iniziale rispetto a questo descritto, quindi pasticciato sul finale. Se proprio non avete capito, questo è il senso del canale, cioè è il momento di avvalervi di esperti. Perché se non siete autorizzati o capaci dovete farlo, ragazzi. Questo è un canale di test, di sperimentazioni, a volte si fanno errori, a volte si bruciano cose, proprio perché è lo scopo di questo canale, per agevolare voi poi in tutte le vostre sperimentazioni, dove a volte anche voi però mi comunicate che qualcosa la bruciate, meno male, se no sono solo io a bruciare. Vi ringrazio di tutto, ragazzi, delle donazioni innanzitutto, del fatto che seguite il canale, che vi iscrivete a questo canale. Stiamo andando veramente bene, e fra pochissimo esce finalmente il video sui pannelli fotovoltaici del canale. Tutti i dettagli a breve. Al prossimo video.